Se le melanzane ti piacciono, oggi ti propongo un piatto che sicuramente ti piacerà tantissimo. Sono le melanzane fatte a cotoletta, quindi croccantissime fuori e morbidissime dentro. Per prima cosa prendiamo due melanzane, in questo caso melanzane da circa 400 grammi, 400-500 grammi, le laviamo, le asciughiamo e poi le buchiamo con i rebbi di una forchetta. Le mettiamo su una teglia con della carta forno. Perfetto, bucherellate. Adesso le porto nel forno statico a 180 gradi per un'ora. Nel frattempo ci dedichiamo a preparare quello che sarà poi l'accompagnamento di questa cotoletta di melanzana. Io ho pensato di fare una crema con la feta, così avremo anche la parte proteica. Quindi prendiamo un piccolo cutter, ci mettiamo dentro la feta, io l'ho fatta già a cubetti. Questa ricetta è la ricetta della feta montata o crema di feta, come preferite chiamarla. Aggiungiamo anche un po' di yogurt, meglio se yogurt greco. E dell'olio extravergine di oliva. Per adesso un cucchiaio, poi vediamo. Perché la feta poi deve risultare cremosa ma non liquida. E adesso frulliamo. Aggiungo un altro po' di olio e anche del pepe. Eccolo qua, guardate che bella crema, bella compatta. Mi raccomando, dovete ottenere una crema che sia bella densa e non liquida. La mettiamo dentro ad una ciotolina e la teniamo da parte. E sarà l'accompagnamento della nostra cotoletta di melanzana. Avete visto? È una crema facilissima da fare e che secondo me può piacere a tutti. Adesso ci dedichiamo invece ai pomodorini. Nel frattempo io scaldo una padella antiaderente sul fuoco. I pomodorini li togliamo dal loro gambo, picciolo, chiamiamolo come volete, e li taglio a metà. In questo modo. Se vi piacciono potete prendere anche i pomodorini tigrati, che sono quella selezione di pomodorini di più colori. Sono rossi, gialli, verdi, sono molto belli da vedere e anche molto buoni da mangiare. Aggiungere sempre un po' di colore nel piatto non fa mai male. Anzi, quando fate un piatto, pensate sempre poi anche a che tipo di colori ci saranno all'interno, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Ecco, pomodorini tagliati. Allora, la padella deve essere bella calda, ok? Quindi prendo dell'aglio, perché questi pomodorini dovranno più che altro caramellarsi. Quindi l'aglio lo mettiamo per dare un po' di sapore, tanto poi lo possiamo togliere tranquillamente. Anche se si bruciacchia un po', non importa, poi lo togliamo. Però almeno dà un po' di sapore. Un goccio d'olio, non troppo. E poi mettiamo i pomodorini con il taglio verso il basso. Li lasciamo lì, non li tocchiamo più di tanto, sempre a fuoco bello alto, in modo che buttino fuori l'acqua e si caramellizzino. Al limite muovete solo un po' la padella.
Ecco, adesso li lasciamo in questo modo finché, come dicevo, non acquistino un po' il colore dorato della caramellizzazione. Che nome! Guardate come sono belli i pomodorini, belli abbrustoliti. Ora aggiungo un po' di sale e poi spengo il fuoco. Ah, naturalmente togliamo l'aglio. E nel frattempo ha dato sapore, ma non ci serve poi di ritrovarlo. Perfetto. Eccoli qua, li teniamo da parte. E noi nel frattempo abbiamo cotto le nostre melanzane. Eccole qua. Lasciatele un attimino intiepidire, altrimenti sono veramente troppo calde. Quindi prendiamo la melanzana e la spelliamo, però lasciamo l'estremità verde, ok? Perché quella ci servirà poi per impanarla successivamente, quindi la sbucciamo. Ecco, cerchiamo di non rovinarla troppo, cioè di lasciarla bella intatta, perché poi ci servirà che abbia una bella forma per, diciamo, preparare la nostra cotoletta. La prima melanzana è pronta e adesso vi faccio vedere che cosa dobbiamo fare appunto quando abbiamo sbucciato completamente la melanzana. Prendiamo una forchetta e senza romperla cerchiamo appunto di renderla però più morbida, vedete, in questo modo, e soprattutto dovremmo appiattirla. Come vedete esce ancora tanta acqua. Dobbiamo prendere della carta assorbente da cucina, una volta che abbiamo finito questo trattamento, e tamponarla bene, perché dobbiamo cercare di togliere più acqua possibile appunto dalla polpa, in modo che poi quando andremo a friggerla appunto non schizzi, non fuoriesca durante la frittura, che è peggio. Ecco, spesso qui c'è una parte piuttosto dura dalla parte estrema del picciolo, magari facciamo qualche taglietto in questo modo, sempre senza rovinarla, in modo che si possa aprire meglio. Ecco, vedete che adesso c'è un bel po' di acqua che fuoriesce. Prendo un po' di carta assorbente da cucina. Carta assorbente, ne mettiamo un po' sotto. Vedete che l'estremità rimane sempre, perché vi aiuta proprio a spostare anche la melanzana. Adesso cerchiamo di schiacciarla senza romperla, senza deformarla troppo, per togliere più acqua possibile. Magari possiamo prendere anche altri fogli di carta assorbente, però insomma, ecco, quando vedete che è abbastanza asciutta possiamo continuare. Nel frattempo ci serve un po' di farina, questo per ovviamente impanare la nostra cotoletta, quindi la mettiamo in un piatto. Prendete un piatto piano perché poi appunto riuscite meglio a impanare la melanzana, che è bella larga come avete visto. Le uova. Ecco, anche qui come vedete io ho preso una fondina ma piuttosto larga, proprio perché la melanzana è bella grande. Metto all'interno delle uova poi anche della paprika, in questo caso io ho preso paprika affumicata perché a me piace moltissimo, ma potete usare anche della paprika dolce oppure paprika piccante, come preferite. Io ne aggiungo un po' nell'uovo. Ci metto anche un goccino di aglio in polvere. Ecco, volendo, se volete arricchire, diciamo, l'uovo in sapori, potete aggiungere anche del formaggio grattugiato, volendo, del prezzemolo o delle erbe aromatiche. Non salo l'uovo perché poi andrò a salare la melanzana. Allora, mentre la mia melanzana è appunto in asciugatura, io preparo la parte di croccante di panatura, che consiste in taralli sbriciolati.
Se non li avete potete tranquillamente utilizzare del pan grattato oppure anche del panko, che non è male, molto croccante. Ovviamente i taralli sono molto saporiti e io non li vado a tritare in modo fine fine, ma li lascio piuttosto grossolani, quindi anche loro poi saranno molto croccanti dopo la frittura. Ci metto dentro i taralli e mi raccomando non tritiamoli troppo fine. Vediamo. Verso il tutto in un piatto. Me li ha fatti anche abbastanza sottili, li volevo un po' più grossolani, ma va bene. Ecco, se c'è qualche pezzetto magari troppo grosso lo spezziamo con le mani e la lasciamo, questa panur, su un piatto. In realtà io aggiungo un po' di paprika per renderla un pochino più rossa, ok? Questa in questo caso è paprika dolce, quindi mischiamo. In questo modo diventa un po' più rossiccia la panur. Allora, adesso mi sembra piuttosto asciutta. Cosa facciamo? Saliamo e pepiamo. Da ambo i lati, mi raccomando. Ora farina. Sapete, la farina quando si impana è come se fosse un sigillante, quindi ferma tutto quello che c'è sotto la farina. In questo caso non fa fuoriuscire, non dovrebbe almeno far fuoriuscire tutto quello che è appunto la parte di polpa di melanzana. Quindi infariniamo molto bene anche sui lati, vedete? Passiamo nell'uovo, anche qui passiamo un paio di volte per parte, in modo che la farina assorba bene l'uovo. Avete visto che io sto tenendo la melanzana dall'estremità, per quello che è importante mantenerla, e dopo la mettiamo nella nostra panur, sia da una parte che dall'altra. Ovviamente anche qui facciamo un paio di passaggi in modo che tutto si appiccichi per bene. Ecco, naturalmente facciamo esattamente la stessa operazione anche con l'altra melanzana e quando la melanzana sarà appunto bella impanata completamente la possiamo friggere. E siamo pronti per la frittura. Io ho messo dell'olio extravergine di oliva, ma potete usare anche quello di arachide. Lo portiamo a temperatura 180 gradi e ci friggiamo la nostra melanzana, la facciamo diventare bella dorata. E la nostra melanzana è cotta. Guardate che meraviglia! Adesso possiamo comporre il nostro piatto perché abbiamo tutto quello che ci serve. Quindi io metto un pochino di erba cipollina dentro la mia feta, la mia crema di feta montata. Guardate che meraviglia! Ne metto un po' sul piatto. Considerate che questa è una dose per 2 piatti. Metto un po' di pomodorini caramellati sopra la feta. Anche qui un po' di erba cipollina, oppure se vi piace potete utilizzare del basilico. Un filo d'olio, ovviamente olio extravergine, e infine la nostra melanzana, anzi la nostra cotoletta di melanzana. Voilà! Che ne dite? Non sembra una vera cotoletta di carne? Buon appetito!